Martina nuota in un fiume seguendo il verso della corrente che scorre alla velocità di 1,8 metri al secondo. Così facendo impiega 16 secondi a percorrere la distanza di 96 metri che separa un ponte da un altro. Raggiunto il secondo ponte, Martina si volta e risale il fiume nuotando con la stessa velocità. Facciamo un disegno che mi descriva la situazione, quindi disegniamo le rive del fiume, disegniamo i due ponti, nel fiume c'è Martina che sta nuotando. Questa è la velocità di Martina. Il fiume ha una sua velocità che è la velocità della corrente e quando Martina arriva al secondo ponte si gira e nuoterà in senso contrario alla corrente e questa sarà la velocità di Martina. Prendiamo un sistema di riferimento cartesiano, quindi la prima cosa che riusciamo a dire è che la velocità finale per un osservatore esterno sarà uguale alla velocità di Martina più la velocità della corrente in termini vettoriali. Andando a considerare i moduli abbiamo due situazioni. La prima è che la velocità di Martina e la velocità della corrente del fiume hanno lo stesso verso positivo confrontato al nostro sistema di riferimento cartesiano. Quindi abbiamo che la velocità finale 1 è uguale alla velocità di Martina più la velocità della corrente. Nel secondo caso, quando Martina torna indietro, il verso della velocità è contrario al nostro sistema di riferimento cartesiano, mentre il verso della corrente rimane invariato. Quindi la velocità finale 2 è uguale meno alla velocità di Martina più la velocità della corrente. Ora il problema ci dà un'informazione importante, cioè ci dice che quando Martina viaggia con lo stesso verso della corrente impiega 16 secondi per percorrere la distanza di 96 metri. Questa è la distanza di 96 metri. Quindi sappiamo che la velocità finale 1 è uguale alla distanza percorsa da Martina, 96 metri, diviso il tempo impiegato, 16 secondi, uguale 6 metri al secondo. Sostituendo questo valore nella prima equazione che abbiamo scritto, possiamo dire che 6 metri al secondo è uguale alla velocità di Martina più la velocità della corrente che è 1,8 metri al secondo. Ne consegue che la velocità di Martina è uguale a 6 metri al secondo meno 1,8 metri al secondo uguale a 4,2 metri al secondo. La seconda domanda che ci fa il problema è quanto tempo impiega per tornare al primo ponte.
Per rispondere a questa domanda calcoliamo la velocità finale 2, che è uguale a meno la velocità di Martina più la velocità della corrente, uguale a 4, a meno 4,2 più 1,8 uguale a meno 2,4 metri al secondo. Il segno meno sta a indicare che ha la velocità a verso contrario rispetto al nostro sistema cartesiano. Di questa velocità a noi interessa il modulo, il valore assoluto, quindi interessano i 2,4 metri al secondo. Quindi, poiché la velocità media è uguale alla distanza percorsa diviso l'intervallo di tempo, ne ricaviamo quindi che l'intervallo di tempo è uguale alla distanza percorsa diviso la velocità media, che è uguale a 96 metri, diviso la velocità media di Martina è di 2,4 metri al secondo, otteniamo 40 secondi.